un po' di pepino, grattatecelo senza paura. Voilà. Cari signori, vediamo oggi cosa andiamo a fare io e la mia collaboratrice. Andiamo a fare dei ravioli fantastici, ravioli estivi. Praticamente c'è dentro ricotta di pecora del pastore, un cucchiaio di mascarpone per renderli morbidi e il nostro salmone norvegese. Li salteremo con burro e salvia. Mi raccomando, metteteci like a mio cocò. Non so cosa sta guardando, non ho idea, è qui che si guarda la... No, aiuto, ok, ho capito, voleva scendere. Li salterò con burro e salvia, li salterò semplici, la semplicità della bontà. Andiamo a cominciare, partiamo, via. Non è necessario, però sappiate che metterò in descrizione tutto quanto. Comunque questo qui è per fare il sugo, ok? Vi scriverò la quantità per 4 persone. Comunque salvia, burro buono, ok? Questo è un burro di panna eccezionale, poi dopo ci andrà sopra il sugo, una grattata di, alla fine una grattata di limone. E qua ho messo ricotta di pecora eccezionale, ok? Ricotta di pecora, e ci ho messo un cucchiaio di mascarpone. Ho preso del salmone norvegese affumicato col castagno, addirittura col faggio, scusatemi, col faggio. Qui c'è metà romano e metà parmigiano, noce moscata. Questo qui è pangrattato che servirà per levare il liquido. Praticamente alla fine, fatto il ripieno, se è troppo liquido lo dobbiamo un pochino stemperare, farlo diventare un po' più duro, perché essendo liquido dopo ci darà fastidio dentro nel ripieno, farà diventare umida, diciamo, la pasta, che deve essere un po' compatto. Ovviamente il sale e pepe quanto basta. Questo qui invece è per fare la pasta, e ce ne va, ricordo, 50% di semola di grano duro, 50% 000. Ci va un uovo ogni 100 grammi. In questo caso io questo qui è il fabbisogno per 4 persone. Ok, andiamo a cominciare. Ok, ricotta di pecora o quella che ci avete, se ci avete anche mista, comunque una ricotta buona. Ci ho messo un cucchiaio di mascarpone e questo non farò altro che prendere il mio salmone, spezzettarlo un po' grossolanamente, che tanto dopo lo passeremo bene. Ok, io qui ve ne darò una pesatura che mi piace a me, ma voi potete fare un pochino come vi pare. Vedete? Qui, anche se grossolano, in questo caso si spezzerà e diventerà tutto un composto, diciamo così, unico. Comunque ci va il profumo di salmone, non esageriamo. Assaggiamo anche se è buono. Che bontà. Tac, e mettiamo parmigiano e romano. Qui ce ne va un po'. Ok, la noce moscata. Ok. Benissimo, un pochino di sale. E ricontinuiamo. E fate una specie di mousse. Agitatelo bene. Se è un po' liquidino, come dicevo, se è un po' liquido, io prendo un po' di pangrattato e magari gocce di formaggio in più, che deve essere un pochino più, diciamo così, asciutto, con un canovaccio lì per un'oretta circa. E ora vi faccio vedere per salvia in una ciotolina.
abbondate di salvia perché è buona. Ci metto anche il suo fiore. Di pepe e io cosa si fa? La vado a mettere in microonde pochi secondi, in microonde. Facciamo amalgamare tutto. Io ci metto anche un po' di noce moscata anche qui. E ora la rimetto in frigo, almeno anche questa qui per un'oretta. Un pizzico di sale. Tanto dopo ricuoce perché la facciamo riprendere e la mettiamo in padella. Per l'impasto, in questo caso ci metterò 200 g di farina rimacinata, 200 g di farina zero, poi faccio un bel buco nel centro. Voilà. E le uova, come dicevo, ogni 100 grammi ci va un uovo, non ci va il sale. Un filo d'olio, vale. Pianino pianino cominciamo. Facciamo prendere la farina pianino pianino. Voi potete anche metterlo sulla spianatura direttamente, a me torna meglio così. Lo faccio un po' così e poi ovviamente lo metto qui sulla spianatoia. Vedete, piano piano si incorpora l'uovo. Qua ci vuole molta pazienza, non abbiate fretta. Poi gli date di mano, sempre qui dentro. Perfetto. Questo è il nostro panetto, vedete? E qui cencio una mezz'oretta, temperatura ambiente. Ok, io comincio dalla fessura della macchinetta più larga che c'è e la faccio passare un paio di volte. Ok, poi metto la fessurina della macchinetta a metà precisa e gli rifaccio fare un altro passaggio. Sotto mettete un po' di farina così non vi si attacca alla base del tavolo. Poi vado alla penultima diciamo tacchetta della macchinetta. Ovviamente tutto questo lavoro voi
lo potete benissimo fare anche a mano, non siete obbligati ad avere la macchinetta, questo sia chiaro o scuro. Guardate che trasparenza. Perfetto, là un altro pochino di farina non gli fa male. Voilà, e ora andiamo a riempire. E ora andiamo via. Vi fateli come volete voi, più grandi, più piccoli. Potete anche usare il sacco a posce volendo. Ok, e qua accoppiateli. Così, così. È importante togliere l'aria. E sotto, vedete? Io faccio così. Come inizi. E togliete l'aria. Bene, 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 bene. Se no dopo si apriranno, non andranno bene. Quando è così, ok, e ora questi mettiamoli subito sotto al canovaccio e adesso un po' di farina, guardate, e mettiamoli qui sopra il canovaccio. Via. Ok, qui sono pronti e ora cosa fate? Li lasciate una mezz'oretta così asciugare, li girate dopo dall'altra parte dopo mezz'ora, li fate asciugare anche di qua, poi se dovete consumarli subito, bene, se altrimenti dovete consumare magari qualche ora dopo, non fate altro che metterli in frigo, però dopo averli fatti asciugare, perché altrimenti se no il frigo li farà ammorbidire bene bene. Guardate che bellezza. Non mi devi prendere me, ma che prendimi qua. A me proprio a niente, a me tanto non serve a niente nel video. Ok? Arriviamo a buttare i nostri ravioli. Brava. Oddio, ci siamo scaldati. Nell'acqua mettiamoci un goccio d'olio. Servirà sia per insaporirli e sia per non farli appiccicare. Lo sapevi? Non dire di no. Lo sapevo, ce lo metto anch'io. Ora alziamo il volume, tranquilla. Nel frattempo andiamo qui. Come vi dicevo prima, vedete, ora faccio cuocere. Perfetto. Qua una cottura 6 minuti. 6 minuti e finiamo un minuto qui dentro. Adesso aspetta, là li finiamo un minuto. Non se ne rotto neanche uno perché siamo bravi. Questo sia un po'. E facciamo così. Un po' di pepino, grattatecelo senza paura.
Spettacolo. Se vi è piaciuta questa ricetta, like, campanellina, bim 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 bim. Alla prossima ricetta.